Signori, benvenuti a Schleicher Drake, una delle più brutte idee della mia vita. Immaginate di essere in Germania, a luglio, fa freddo, ha appena piovuto e devi entrare in una pista dove al briefing Ci hanno detto, testuali parole, take your time because Schleiz it's very dangerous, nobody wants to search your bike in the woods. Quindi nessuno vuole andare a cercare la vostra moto nel campo e nella sterpaglia. In effetti è molto stradale. Molto stradale. È la tua prima gara con il 1000. Ci sono dei curvoni ciechi in discesa da sesta piena. Sembra novembre e guidi una moto che sai non essere in bolla perché per correre in questo campionato abbiamo cambiato le gomme e le Pirelli, per quanto prestazionali siano, come avete visto dagli scorsi video, cambiano parecchio le carte in tavola. Sembra un incubo? Forse, ma quando chiudi la visiera non c'è tempo per i ripensamenti e comunque chi l'aveva vista Laguna Seca prima di correrci? Che pista, oh. È come fare un turistrofi corto. No, ce l'ha della pista questa, Se a metà ti viene fame, non è periodo, ma pannocchie. Perché quella io la chiamo la staccata del benzinaio, da quando prima siamo andati a fare benzina, là dietro praticamente c'è quella casa rossa, quella casa bianca, dietro c'è un benzinaio. E se te vai lungo, quella lì ci abita la gente, è incredibile. E nel bel mezzo della chicane c'è anche casa di uno che sta facendo una grigliata, se per caso, magari, non so, cadi, ti si chiude il davanti e ti vengono a recuperare dopo la gara, magari una costina te la offrono. Dalle righe nere avrete già capito che da quella S là si accelera parecchio forte fino alla quinta, fino alla sesta, e poi dobbiamo entrare praticamente nel bosco là dentro e c'è una S che è cieca e si fa di quinta o sesta, dipende, così la pista in discesa. Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch ist gut. 32, I speak a little bit Spanish. beer. Però qua tipo nelle gare sul bagnato, se fai un mezzo high side che la moto punta a sinistra, gli entri nel ristorante. Vedete? Qua è la strada e lì cominciano le linee tratteggiate e qua è la pista. Qua c'è questo curvino a destra e lì tornantino per la folla. Più che altro nella parte veloce ci sono i punti dove devi passare quarta pieno col gas, magari non so come dire, tu non lo conosci, non lo vedi, è blind, come si dice? Sì. E comunque devo frenare tipo amatore. Non puoi scalare veloce? No, a parte non posso scalare come si deve, ma io come freno la moto fa questo. Traverso. Ma troppo. Non si vedeva la curva 1. Alla 1 da lontano non sembrava molto di traverso di solito, però sembrava che andavi alla corda molto poco facilmente. Non so come dire, c'è la fase di frenata che andavi a mezza piega, poi finché non rallentavi a sufficienza non inclinavi tutto. Ci credo, ma perché finché non mi si riallineano un po' le ruote non mi spingono il davanti e io però sto... sei troppo lontano, non ti vedo, a me sembri già quasi allineato, però sembra proprio che se non perdi sufficiente velocità poi lei non ci vado dentro, infatti ci metto mezz'ora a girare la curva, ma tutte le curve. Io vedo quello. E poi nello stretto, dove magari non sono di traverso ma ho le ruote allineate, vedo proprio che sono talmente basso di giri che è rotta la moto, scorrere tipo 125 non va bene, cazzo. No, la cattiva notizia, tra virgolette la sai, che ci sta prendendo troppi secondi. La buona notizia è che la moto è una merda, non si può guidare. Quindi i secondi da togliere si tolgono lì. Hai capito perché faccio fatica ad andare alla corda? Perché finché... Questo che intanto c'hai la moto in traversata a 90 gradi. Sì. E finché non si stabilizza è normale. Tu considera che la cosa è talmente grave che guarda qua la curva 2, sai quella lì che c'era lo scemo che verniciava ieri? Sì, la sinistra in salita. Lì praticamente il rapporto è sbagliato perché arrivo seconda limitatore, Non puoi mettere la terza. non posso mettere la terza, ma tipo adesso uscivo talmente forte, tra virgolette, che la seconda avrei preso tipo 3 secondi limitatore. Non potevo farlo. Quindi facevo seconda, terza, seconda, proprio, sai...
sbagliato, anche quando non scalavo, io frenavo lì, trasferimento, solo che lì sei sulla cresta di traverso, cioè capisci che come cazzo faccio ad andarci dentro? Sembravo rincoglionito lì. Poi discorso forcella, adesso ti rifaccio la molla. In teoria quando frena forte mi sembra che fa 12 bar, 12 e mezzo, 12 8. Bisogna trovare un modo di accorciare il rapporto, drasticamente. Cioè, o così. Ok, che la moto non fosse super a posto lo sapevo. La pista mi piace, ma sento proprio di non riuscire a esprimere quello che so fare e siamo in evidente difficoltà. Sapevo che il livello fosse alto, ma non pensavo così tanto. Anzi, in realtà no, pensavo che fossimo più a posto noi. Però possiamo metterci in bolla, quindi accorciamo il più possibile il rapporto, anche se forse non basterà, ma a quello ci pensiamo dopo perché dovrebbe piovere e sapete che sull'acqua di solito ci sguazzo abbastanza bene. Ah sì, esatto, mi ero scordato di dirvi come è composta la mia squadra. Ovviamente è una cosa molto familiare. Francesca che mi aiuta in tutto per tutto, Sergio è manager e detentore di tutti i diritti e per la parte tecnica ho portato 2 persone che qualche gara l'hanno vinta. Uno lo conoscete già ed è Nicolas che ha seguito Gennai nel cambio di team in MTM Kawasaki e l'altro è Daniel De Liquori, capo tecnico della stessa squadra ma della 600 Supersport. Non abbiamo molto, ma di quello che c'è non manca nulla. Primo turno freddo e mezzo asciutto, secondo turno un po' di pioggia per mettermi a mio agio e conoscere questa pista super friendly con la certezza che stasera c'è già qualifica 1 e sarà asciutta. Setup da bagnato quello facile senza cambiare nemmeno le molle, pneumatici Rain e gas. Freg, non cambiare l'anteriore. Perché no? C'è una parte che è completamente bagnata. La pista è asciutta però. Solo posteriore quindi. Ok, dai. Fai la pressione. Pompa il freno. Non c'è la pit lane, cioè nessuno ai box, sono tutti nella tenda e se vuoi puoi metterti solamente sull'asfalto grigio e questa è la pit lane dove scorrono le moto per entrare. Che dici? Quindi siamo ancora un po' indietro. Posizione 12, ma non vale un cazzo. Tutto perché bene, troppo piano. tanto sul bagnato. Però intanto gli altri sono andati più piano. Intanto. Cioè sensazione, lascia perdere la Rain, ma quando abbiamo messo la gomma asciutta, quando acceleri giù dal curvone, cazzo ora sa di moto, no? Prima sapeva veramente di camion. Quando abbiamo messo questa, quando abbiamo messo la posteriore asciutta, figa, tutto il grip che c'è dietro va su davanti, Sì. Quando freni senti proprio, la gomma ha grip, però senti che la mescola è talmente morbida che senti proprio fare, è come se tu prendi un gommino e gli fai fare così, Sì, tu sì. senti così, no? Beh certo, con tutti quegli intagli lì che ha è normale. Poi anche di carcassa comunque più morbida la Rain, quindi si muove di più. Quando freni al primo aggancio di freno non puoi farlo come l'asciutto. Ma è normale, non è fatta per fare quello. Adesso era un turno che dovevi girare con tutte e due le slick. Sì, forse i primi 2 giri la Rain andava bene, poi non andava più. Sì, dovevi stare Da dietro, all'occhio. perché poi la pista asciuga velocissima, ma Però c'è la terra in mezzo, in certi punti. no, è che la parte dietro dove ci sono gli alberi, Quella che è fa bagnata. e poi risale. e cioè io sono entrato e ho detto porca troia, abbiamo sbagliato, e invece ho fatto salita, la prima parte arrivi al benzinaio, fa ridere però, arrivi al benzinaio, giri a sinistra, curvone, quello cioè Sì, quindi che poi sbordi tutto a destra che c'è la strada che si incrocia. quello lì, Sì. quando tu entri nella foresta, Bagnato. completamente bagnato. Ma è sempre all'ombra. Infatti anche ieri sera quando abbiamo fatto la track walk, se ti ricordi, faceva molto più fresco perché sono stato all'ombra quasi tutto il giorno. Ho anche sbagliato, potevo fare ottavo, settimo, Che tempo hai fatto ho adesso? fatto 39, E l'ottavo fatto? ma no, sono tutti lì, a parte i primi, sono tutti lì. Ah, ok. Cioè io se avessi fatto il giro giusto alla fine, Abbiamo la direzione, adesso serve una 45. ma la 45 non ce l'ho. Ah, cavolo, mi ero completamente dimenticato dell'ultimo componente della squadra. Io,
che oltre a fare il pilota faccio il lavoro sporco di pulire i cupolini, cambiare le gomme, pulire i cerchi, gestire i ricambi per scaricare quanto più lavoro possibile a Daniel e Nicolas. Poi tanto la Pirelli non è mica lontana. Allora, stamattina abbiamo fatto un turno con la moto che eravamo fuori da ogni logica del Signore. Un turno sul bagnato e ora cazzo, cioè è incredibile, uno fa la qualifica 3 giri, bandiera rossa, turno annullato. Ho fatto 2 giri e subito il mio best. Poi sono uscito, controllo delle pressioni, rientro, stavo migliorando parecchio, ma bandiera rossa, incredibile. Adesso voglio guardare la ideal time perché secondo me c'è qualcosa di molto meglio, però la cosa che non mi piace è che non riesco a frenare, cioè non sono a posto in quella roba lì. Cioè la parte veloce non mi spaventa tanto, anzi sinceramente ero molto più preoccupato a casa, però nello stretto faccio veramente pietà, quindi adesso sa che ci dobbiamo mettere a guardare un po' di cose. E poi sono stanco. Adesso ieri è stata una giornata incredibile, adesso devo riposare, resettare, domani gas. Comunque, di tutte le cose che potevano succedere, avere la qualifica al secondo turno asciutto su questa pista e non essere in bolla per niente già non è facile. Se poi c'è una bandiera rossa e facciamo 10 minuti di qualifica diventa ancora più difficile, e speriamo che domani non piova perché altrimenti posso andare forte quanto voglio, ma varranno questi tempi fatti sull'asciutto. Uno spera sempre di migliorare e invece non si può fare un cazzo perché piove. Però c'è da dire che ieri abbiamo visto che asciuga molto velocemente e quindi se uscisse il sole fra poco potremmo fare il turno asciutto, anche se dubito fortemente. Setup elettronico da bagnato. Dai, sono sotto in tabella Nicolas mi dà P9 e sono a 1 secondo dal primo, che sul bagnato non è molto. Vediamo se riesco a chiudere un super giro e anche se non servirà a nulla, fa sempre bene per il morale. Non entrano le marce, sono andato lungo, mi sono anche piantato nella S e ho rovinato il giro, ma ne ho ancora uno a disposizione.
dai, ma come fai a salire in traiettoria così? Tra l'altro quello è Soma Gorbe, un ragazzo ungherese ex Red Bull Rookies Cup che è in testa al campionato e che poi è venuto a scusarsi. Tanto non mi stavo giocando nulla, però vedere una top 5 mi sarebbe piaciuto. Oh, freno, ho fatto destra, sinistra. È stato lungo? Era forse non il giro veloce, quindi l'ultimo, prima che mi rovinasse lui il giro prima, perché ho passato uno giù nella discesa. Freno, destra, sinistra, sono stato un po' aggressive, che la moto non era ancora in carico, io già chiedevo, no? E mi ha fatto Poi siccome non avevo la linea giusta ho detto porca puttana, per non perdere troppo l'ho messa dritta e ho aperto tutto. È quel giro lì che io e Dani ci guardavamo e ho detto boh, la tirata, perché non arrivavi più, mi sa che hai rallentato un po'. No, quel giro lì che ho rallentato è perché io sono passato sul traguardo e voi mi avete dato tipo P9. Sì, 41,0 P9. Ho frenato e c'era lui che mi ha rovinato il giro. C'è stato un giro che ci ha messo un bel po' a ripassare. E allora ho detto scusa, mi ha rovinato il giro, cazzo faccio, tiro. Poi mentre andavo più piano ho pensato, alt, è quasi finito il turno, se io esco ai box non mi fanno più rientrare, non faccio la prova di partenza. Allora ho ricominciato a tirare. Allora ho detto no, tirare, ho fatto un altro giro e poi ho fatto la prova di partenza. Perfetto, ora che ha piovuto ed ho comunque spinto per fare il massimo sul bagnato, potremmo stare dal 4° al 10° posto. Il problema è che nel pomeriggio c'è gara 1 con sole pieno e molto caldo, condizione che non abbiamo mai incontrato e dovremmo anche inventarci qualcosa per migliorare la moto. Bisogna metterci una pezza in gara.